Ciao e bentornati sul mio canale. Questo è il mio diorama di un atelier in una soffitta abbandonata. L'idea è stata quella di ricreare una scena sospesa nel tempo, come se il pittore avesse lasciato tutto lì all'improvviso, in balia dello scorrere del tempo. Vediamo insieme come l'ho costruito passo dopo passo. Iniziamo. Ho iniziato progettando l'intera struttura del diorama e stampando le dime in scala. Queste mi servono per ritagliare tutti i pezzi con precisione. Ritaglio la base in polistirene e la suddivido in 2 livelli. Nel blocco inferiore realizzo un foro rettangolare per alloggiare il portabatterie, che mi servirà ad alimentare l'illuminazione del diorama. Passo alla realizzazione delle pareti, incollo le dime direttamente sul polistirene, così da poterle ritagliare con maggiore precisione. Incollo le pareti alla base con colla vinilica e utilizzo alcuni spilli per mantenerle ben ferme fino alla completa presa della colla. Passo ora alla parete inclinata del tetto con la finestra. Per prima cosa ritaglio l'apertura della finestra. Poi, prima di incollare il pezzo in posizione, realizzo uno smusso a 45 gradi sulle estremità, così da ottenere un assemblaggio corretto. Dopo aver costruito la struttura in polistirene, passo ai dettagli della stanza. Inizio dalle assi del pavimento, che ricavo ritagliando listelli da una tavoletta di legno di balsa. Passo sui listelli con una spazzola di metallo per dargli un aspetto più rovinato e vissuto. Incollo un listello di balsa che farà da trave di colmo del tetto. A questo punto incollo le tavole che formeranno la copertura del tetto. Continuo incollando i listelli che andranno a formare le travature. Mi occupo ora dell'illuminazione. Come prima cosa fisso il portabatterie con della colla a caldo all'interno dell'alloggiamento, che avevo già previsto nella base. Per le luci utilizzo dei LED da 3 volt. Per fissare i LED utilizzo della resina UV trasparente. Utilizzo la resina anche per bloccare i cavi nelle tracce. Ora posso chiudere i bordi con del cartoncino da rilegatura spesso 2 mm. Stucco tutte le giunzioni con dello stucco per muri, così da ottenere una superficie più pulita e uniforme. Una volta asciutto lo stucco, rifinisco la superficie con carta vetrata fine.
Passo ora alla pittura. Stendo prima un fondo nero con colore acrilico, diluito con colla vinilica e acqua. Quando il fondo è asciutto, applico il colore, iniziando dalle parti in legno. Quando il colore è asciutto, passo agli effetti di invecchiamento. Inizio con una lavatura generale sull'intonaco, usando un grigio molto diluito. Stendo il colore in modo abbondante, poi tolgo l'eccesso con un pennello asciutto. Infine tampono con della carta assorbente per ammorbidire ulteriormente l'effetto. Passo ora a delle lavature più concentrate e mirate. Utilizzo soprattutto il verde, applicandolo lungo i contorni delle travi in legno e nelle zone dove l'umidità tende ad accumularsi. Con uno smalto creo anche delle striature di sporco più marcate. Passo ora alla costruzione della finestra. Per farlo utilizzo legno di balsa. Per creare la vetrata utilizzo un foglio di stirene acrilico trasparente, un materiale molto pratico e perfetto per simulare i vetri. Prima di incollare il vetro sulla finestra incido delle crepe in corrispondenza di alcune aperture, così da simulare dei vetri rotti. Per fissare il vetro sul retro della finestra utilizzo una colla UV trasparente. Per accentuare ulteriormente l'effetto di umidità e abbandono, aggiungo un po' di muschio in prossimità di alcune travi. Come ultimo dettaglio aggiungo dell'edera arrampicante su qualche telaio della finestra. La fisso sulla vetrata con qualche goccia di colla UV. Ho progettato e stampato in 3D gli accessori che andranno a completare la scena.
Vi ricordo che unendovi al mio Patreon potete scaricare i file STL che progetto personalmente per costruire i miei diorami. Costruisco anche un cavalletto da pittore, utilizzando dei listelli di balsa. Ho preparato una dima in scala della vista frontale, che posiziono sotto un foglio di carta forno, in modo che la colla non si attacchi al tavolo. Ho stampato su della carta fotografica opaca alcuni quadri, per simulare delle tele dipinte. Un grazie a voi che siete arrivati fin qui nella visione del video e un grazie speciale a chi fa parte della mia community Patreon. E grazie a voi se posso continuare a creare e migliorare. Siete davvero di grande stimolo e supporto per me. Ora non mi resta che salutarvi e come sempre darvi appuntamento al prossimo progetto. Grazie ancora e a presto. Ciao.